L'uomo più misurato della storia, la persona che spende milioni ogni anno per cercare di non morire, il suo protocollo, il suo blueprint, Don't Die, tutta una sua routine che si è creato insieme a gente esperta, medici attorno a lui, viene misurato ogni giorno per capire come arrivare alla versione migliore di se stesso per poter vivere il più lungo possibile, per arrivare alla longevità massimo. Il suo motto è Don't Die, e siccome è da un po' che stavo cercando di mettere a posto, sistemare anche la mia routine, ho sempre avuto delle abitudini, una routine molto sana, facendo yoga, meditazione, allenamento, mi alleno da quando praticamente sono nato, ed è da un bel po' però che volevo sistemare soprattutto la parte di sonno, perché è una cosa che non avevo mai preso in considerazione. Avevo uno stile di vita per cui stavo tanto sveglio di notte, mi alzavo tardi, però riuscivo comunque a fare tutte le mie task perché andavo a letto tardi, e quindi diciamo che mi sono creato una routine sana, ma c'erano delle cose che volevo modificare. Volevo anche iniziare a prendere qualche integratore diverso, lo prendevo in passato ma adesso era un po' così, e quindi ho iniziato da una nutrizionista, ho iniziato ad andare da un personal trainer eccetera, e mentre cercavo le cose migliori su internet, delle persone migliori a cui affidarmi per questa cosa, ho trovato Brian Johnson. Ho scoperto che c'è una vera e propria nicchia nel mondo di atleti delle performance sulla longevità, quindi gente che proprio a livello medico è in una classifica sul chi è più giovane dentro, praticamente a livello chimico, a livello biologico è più giovane nonostante l'età, e Brian Johnson è sempre comunque tra i primi. Lui era una persona che in realtà era un businessman, ha passato gran parte della sua vita, cioè fino ai 20-30 anni, da quanto ho capito, vivendo soprattutto nel focus del lavoro, ha venduto le sue aziende per fare tanti soldi, e con quei soldi si è ritrovato a dire cosa faccio, cosa non faccio, molto in breve vado a cercare di diventare l'essere umano che ci prova di più a cercare di vivere il massimo. Vediamo se veramente la morte è qualcosa che non si può evitare, e per quanto non lo si può evitare con quello che sapremo pian piano in questi anni, perché ovviamente anche con l'intelligenza artificiale, la tecnologia che migliora eccetera, le cose come staranno in futuro. E intanto devo dire che se la cava bene. Io ho iniziato a studiarmi tutta la sua routine, ho iniziato a studiarmi tutto quello che si poteva fare, e sono arrivato a prendere gran parte della sua routine. Lui ha tutto gratuito, scritto sul suo sito esattamente quello che fa, gli aggiornamenti sul suo status, sulle sue misurazioni, tutto. Ovviamente continua a provare cose nuove, quindi continua a migliorare. Ho preso cose che fa lui, cose dello yoga, cose che già facevo prese da libri e dalla mia esperienza, e ho preso cose anche da altri atleti della longevità e le ho unite alla mia routine per creare una sorta di routine, di mio protocollo, tra virgolette, e ho perseguito. Ormai in realtà io ho scritto mi sembra 1 mese, 2 mesi nella copertina, ma in realtà è quasi 3 mesi che ci sono dietro, però quello veramente di Brian Johnson, quindi con i suoi integratori, da 1 mese circa, perché ho provato i suoi integratori e durano 1 mese circa. E quindi volevo spiegarvi che cosa ho fatto. Allora, va in categorie. Diciamo che la cosa principale del suo protocollo è basato su quello che mangia. Ovviamente lui mangia praticamente dalla mattina presto fino alla tarda mattinata, quindi fa un digiuno intermittente molto molto pesante, in cui mangia solo la mattina tutto quello che deve mangiare, e mangia ogni giorno le stesse cose. Prende tantissimi integratori, una cosa come 100 più pastiglie, e un drink superfood che si fa lui. Poi si fa una specie di nutty pudding, lo chiama lui, quindi un pudding fatto con certe cose. Insomma, tutte cose basate sull'arrivare perfettamente a quello che serve per essere nella salute migliore e per la longevità. Unica cosa, questa è la parte che ho copiato un po' meno. Perché? Perché innanzitutto sono tutte cose basate su di lui. Lui lo dice anche nel suo blueprint: io faccio le cose al massimo. Non prendete me come esempio da copiare, ma prendete piccole parti di quello che faccio e mettetele nella vostra routine, nella vostra quotidianità. Questa è la cosa da fare, ed è un po' quello che ho fatto, perché non solo abbiamo due fisici diversi e bisognerebbe andare a vedere che cosa manca a me, cosa manca a lui e cosa si può inserire eccetera, ma inoltre lui fa questo proprio come suo obiettivo di vita. A me interessa comunque vivere la mia vita in modo normale,
e comunque fare la mia vita in società, se voglio mangiare la sera, mangiare con la mia famiglia, andare in giro, eccetera. Quindi lui consiglia, indipendentemente dalla sua routine, una dieta mediterranea, la più consigliata. Quindi noi italiani già ce l'abbiamo. Quindi alla dieta mediterranea che fa lui, che faccio, me la sono fatta fare da un nutrizionista, quindi ottimo. E in più quello che ho fatto è prendere dei superfood che prende lui, quindi ad esempio l'olio d'oliva, metterne un po' di più nella dieta, cioccolato fondente, metterne un po' di più nella dieta, frutta, eccetera, eccetera, proteine in polvere, un superfood green in polvere. E poi praticamente per quanto riguarda gli integratori, potevo scegliere due opzioni: o prendermi tutti gli integratori staccati, cosa che ho fatto, e vi farò magari un video in cui vi faccio vedere tutti gli integratori che ho preso, perché adesso finiti questa parte li voglio provare, quindi staccati mi sono scelti i migliori integratori e li ho presi. Oppure lui sul suo sito ha detto: vedete voi se prenderli o meno, ma io ve li metto qua perché li uso anch'io. Siccome ha tanti soldi, si è creato un po' questo mezzo brand in cui lui, per chi vuole, fa un po' i suoi pasti liofilizzati, quindi fatti in polvere e facili da prendere. Quindi tutti i suoi integratori fatti in una specie di polverina da mangiare che io mangio insieme alle altre proteine, eccetera, e poi con degli integratori che raccolgono un po' tutto quello che prende lui come integratore, tutto in una polverina, in un misurino al giorno, e queste pastiglie da prendere. Questa cosa purtroppo non è secondo me fattibile, ed è per quello che adesso sto provando con degli integratori diversi che ho trovato su Amazon, che vanno un po' a rimpiazzare questa cosa, e magari vi farò un video in cui vi faccio vedere esattamente quali ho preso. Ho proprio fatto le ricerche su cosa usa Brian Johnson, ho preso le cose migliori o comunque la maggior parte e le ho cercate in modo su Amazon per spendere meno e che durano di più, perché quelle di Blueprint sono ottime ma durano un mese e ti costano 200 e passa euro. Quindi per me al momento non è fattibile, anche perché ci hanno messo un bel po' ad arrivare, perché arrivano direttamente dall'America, lui è americano. Quindi ho iniziato con i suoi integratori e con la sua dieta e mi sono trovato, devo dire, bene, nel senso che con la dieta sono migliorato, sono dimagrito in questo mese, migliorando la massa muscolare e togliendo un po' di massa grassa. Non sono ancora arrivato al mio obiettivo, ma ci vuole più tempo, anche perché in estate ogni tanto qualche gelato me lo concedo, il sabato sera magari se voglio mangiarmi una pizza la mangio. Questo non è una challenge che voglio fare per fare tutto in un mese e finita lì, è pian piano piccole cose che aggiungo alla mia routine, semplici da fare, piccole modifiche per mantenere per tutta la vita. Lui fa i digiuni e anche io faccio i digiuni. In realtà lui fa 18 ore di digiuno, io in realtà smetto di mangiare alle 8:30, 9 di sera e inizio a mangiare circa alle 2-3 di pomeriggio. Quindi anch'io faccio un bel digiuno e una volta a settimana faccio un digiuno che è un Ekadashi in realtà, collegato alla fase lunare. Nello yoga c'è un momento specifico del mese, 4 momenti, in cui il tuo corpo ha bisogno un attimo di staccare dal cibo. Si chiamano Ekadashi, è un momento propenso per il digiuno a livello anche interiore. E io l'ho sempre seguito, lo faccio, e quindi in realtà i digiuni li faccio anch'io. Il digiuno aiuta tantissimo anche per il benessere fisico e tante altre cose. Ho fatto un video sugli Ekadashi e ve lo lascio in descrizione. Per quanto riguarda l'allenamento, idem, lui fa tutto un suo allenamento di articolazione eccetera, e io l'allenamento di postura lo faccio praticamente, faccio yoga tutti i giorni, meditazione eccetera, e poi mi alleno già tutti i giorni. Lui consiglia un'ora di allenamento al giorno, qualsiasi cosa, e io lo faccio già. Inoltre prima facevo box, adesso in questi ultimi 2 mesi, siccome ho finito box per quest'anno, sto facendo corsa, quindi lui consiglia una zona 2 di allenamento, quindi qualcosa che aiuta la circolazione e il miglioramento del sistema cardiovascolare, e quindi ho iniziato ad andare a correre. Ho letto vari libri, varie cose, ho iniziato ad andare a correre e quindi quella cosa fatta. Lo stretching anche, movimento per le articolazioni, una volta a settimana, 2 volte, cioè quando faccio la doccia faccio anche la doccia fredda, quando faccio una volta al mese circa faccio degli esercizi posturali più complessi, ma comunque tutti i giorni mi alleno, faccio stretching, insomma ogni giorno faccio qualcosa: yoga, palestra, corsa, box, Wim Hof, esercizi posturali, ballo, quindi ogni giorno comunque faccio già qualcosa. Già vi dico di mio, già facevo tanto.
Poi skincare, quindi iniziamo con una cosa più complessa. In realtà di skincare già più o meno facevo un po' quello che fa lui. Lui consiglia CeraVe come brand, ma semplicemente un face wash, cosa che utilizzo, delle creme tipo vitamina C, E, Ferulic, B3, azelaico, cose che già faccio, crema per la mattina, crema per la sera, quindi comunque lui usa tutte varie cose che semplicemente sono la base della skincare, non va troppo in là secondo me. E io a queste cose ci ho aggiunto, vabbè, io già di mio provo tanti brand, la skincare coreana è quella con cui mi trovo meglio, e anche cose per le cicatrici dell'acne. Lui utilizza anche poi degli interventi che fa ogni tanto dal dermatologo per rimuovere dei danni dall'acne, dei danni dal sole, eccetera, eccetera, e li ho fatti anch'io in passato, adesso mi dedico abbastanza solo alla skincare, dermarolle, eccetera. Aggiungo il gua sha alla sera perché mi piace, mi aiuta a dare a tutto il a tutta la faccia una circolazione, microcircolazione migliore, aiuta a definire, insomma mi piace. Per la parte orale, lui quello che fa è usare ovviamente lo spazzolino elettrico, cosa che io mi sono comprato lo spazzolino elettrico migliore che c'è in commercio, poi fare il filo interdentale, insomma le solite cose. Quello che già facevo e che magari tanta gente non fa è il tongue scraper, quindi il nettalingua, ve lo consiglio tantissimo, e io ci aggiungo che alla mattina faccio anche oil pulling, quindi invece che lui utilizza il tea tree, mi sembra, sì, il tea tree oil, io invece utilizzo il coconut oil, quindi quello di cocco, la mattina metto in bocca, sciacquo per 10-15 minuti mentre vado in bagno, faccio skincare, faccio le solite cose, e poi lo sputi ovviamente nella tazza e pulisci. Ha tantissimi benefici anche a livello interiore, ho già fatto anche un video a riguardo e ve lo consiglio. Poi lui utilizza un gel particolare per una sua cosa, ma vabbè, e anche qualcosa per pulirsi con l'acqua, ma diciamo che mi sono trovato bene così. Un'altra cosa che mi ero dimenticato è che per i denti mi sono comprato anche, come fa lui, il dentifricio senza fluoride, che già in realtà avevo intenzione di provarlo e niente, mi è piaciuto, quindi lo sto utilizzando. Per quanto riguarda i capelli, lui utilizza, oltre alla red light therapy e a cose che non posso permettermi, ma diciamo che nella sua routine base, quello che fa è utilizzare tutte le mattine, oltre a una buona routine, un prodotto che si è fatto fare in una farmacia galenica, a base di tutte cose che aiutano per i capelli, per la perdita di capelli, quindi caffeina, utilizza l'acido azelaico, il tea tree, l'olio di rosmarino, il biloba ginkgo, la biotina, melatonina, eccetera, eccetera. E insieme c'è anche la finasteride e il minoxidil, che in realtà secondo me fanno il 90% di quello che serve. Unica cosa, io sono andato dal tricologo, già mi ero comprato su Amazon un prodotto che va a sostituire un po' la maggior parte di queste cose qua, ma senza finasteride e minoxidil. Sono andato per sicurezza da un tricologo, perché finasteride e minoxidil, in realtà farò un video a riguardo dopo di questo video qua tra l'altro, sono un po' l'unica cura che va a bloccare un po' l'alopecia androgenetica in questo momento che conosciamo, però hanno degli effetti collaterali e quindi volevo sentire prima di farmelo fare. Mi hanno consigliato la finasteride, ma sono ancora giovane e non sto iniziando a perdere i capelli, però se in futuro vorrò fare la finasteride, intanto la sto provando a formula topica anch'io con uno spray, però sto aspettando il prossimo mese un altro paio di dermatologi per sentire la loro opinione, perché in realtà effetti collaterali non li voglio e insomma è un po' complessa la situazione, però in generale secondo me per la maggior parte delle persone quello che metto in descrizione, quel prodottino lì, è perfetto e abbastanza. Comunque avere una buona routine, io ci aggiungo tutte le cose che sapete già della mia routine, i prodotti giusti, meno stress, e anche una cosa che aiuta è l'acqua bevuta da una bottiglia di rame. Anche quella aiuta, soprattutto nello yoga, è una cosa che è risaputa. Anche dormire con una bottiglia di rame vicino a te, soprattutto su una superficie di legno, aiuta molto. Rimanere idratati, e la questione del sonno si collega con la parte più importante che mi ha cambiato di più in questo mese, è la sleep routine, quindi il sonno, che è quello che volevo modificare un po'. Ho iniziato a dormire con tutte le luci spente, cosa che prima non facevo perché avevo un po' la finestra sempre un po' aperta. Ho scoperto che per dormire bene bisogna avere tutto buio completamente per riposare e anche meno stimoli possibili, quindi ovviamente per quanto riguarda i suoni eccetera. Ho iniziato ad andare a letto più o meno sempre alla stessa ora e sempre prima, in modo da alzarmi prima. Ho migliorato la mia wind down routine, quindi prima di andare a letto meno telefono,
meno cose che mi disturbano. Mi sono comprato degli occhiali che bloccano le luci blu, perché ho scoperto che la luce blu peggiora il sonno, la fase iniziale del sonno. Tant'è che questa luce, invece che azzurra, l'ho iniziata a mettere arancione scuro, e già quello è un cambiamento. Dormire con la stanza più fresca, quella cosa la sto facendo anche adesso in estate. Mi sono comprato un purificatore d'aria, perché nella zona dove abito io in Veneto purtroppo l'aria fuori non è pulita, quindi prima di dormire lo accendo un po'. Cerco di finire la cena comunque prima, molto prima di andare a letto, quindi andare a letto con lo stomaco vuoto. Ho cambiato ad esempio il mio orologio perché faceva troppo rumore, ho messo dei pannelli sulla porta per impedire che si senta troppo quello che succede fuori dalla porta, siccome era la zona dove si sentiva di più. Ho provato varie cose anche per dormire meglio, tipo le theta waves, tutte onde o suoni che si sentono su YouTube per migliorare a dormire. Poi ci sono altre cose che ho fatto, ma ho fatto un video a riguardo su tutto il sonno, ve lo lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata. In generale il sonno mi è migliorato molto e mi ha migliorato la giornata. Ho scoperto che il sonno è molto importante, è una priorità sia per Brian Johnson che lo è diventata anche per me. Avevo già fatto corsi sul sonno, masterclass eccetera, ma non ci avevo mai dato troppa importanza, non so perché alla fine mi bastava dormire. Se voglio essere concentrato e arrivare a essere una luce nel buio per le persone, aiutare gli altri, devo essere sempre, o almeno la maggior parte del tempo, conscio, capace, pronto e essere la versione migliore di me per fare le scelte giuste. E quindi devo prendermi cura di me anche in questo modo. Poi fa altre cose come il materasso da 8.000 euro che ti cambia la temperatura durante il sonno. Però vabbè, insomma, a me va bene così, ho il topper che mi aiuta, ho la mia federensità che mi aiutano, varie cose, diciamo che va bene così. E un'altra cosa che mi è cambiata molto, che ho preso da lui e non avevo mai fatto, è le misurazioni, è il tracking. Quindi come faccio a sapere che mi è migliorato il sonno, che sono migliorato dal fisico, che ho migliorato? Perché ho iniziato a registrarmi più cose. Ho iniziato con un'app, Yazio, non è sponsorizzata ma è quella che utilizzo, a misurare le calorie che mangio ogni giorno. È vero che la nutrizionista è una cosa, ma anche quando ad esempio non usavo la nutrizionista, non ce l'avevo, non avevo la mia dieta, ogni tanto prendevo le calorie ma ogni tanto mi fermavo eccetera, e mi sono accorto che quando ti segni le calorie delle cose che mangi, automaticamente non ti viene da esagerare nelle cose. Perché sei più consapevole di quello che mangi, di quanto ti dà, eccetera, quindi ti aiuta a non sgarrare troppo nelle cose. Invece se non le misuri, all'inizio dici vabbè dai, un pezzo di cioccolato in più me lo mangio, e poi diventano 2, 3 e dopo un mese sei sovrappeso e non sai perché. Poi ovviamente con l'Apple Watch ho iniziato con l'app Salute sul telefono a migliorarmi meglio, a misurare meglio tutti gli altri fattori che mi sono utili, come l'ossigeno, battito cardiaco, il fitness, l'HRV, ma anche il sonno. L'HRV ci ho fatto tutto un video a riguardo, il heart rate variability, cosa che dovrebbe essere migliorata nel tempo, in questo mese, perché è un po' sintomo di quanto il tuo corpo sta bene, è un po' una misurazione standard che viene utilizzata come sinonimo di quanto il tuo corpo può essere longevo e sano, e quindi diciamo che mi è migliorata nel tempo. Avevo una media di circa 60-70, che per la mia età è normale, è abbastanza buono, un po' sopra la media, e adesso sono a 80-90, a volte con picchi anche di 100, che non è niente male. Anche per la questione respiro, in realtà sto leggendo adesso un libro sul respiro, Breath, mi sto accorgendo di quanto sia importante il respiro, ci farò un video sicuramente a riguardo. Mi sto accorgendo anche degli esercizi di respirazione che aiutano durante il sonno per aumentare la heart rate variability, eccetera, quindi sto diventando sempre più consapevole anche del sonno e l'Apple Watch mi aiuta anche in questo. Ma una cosa, a parte calorie, sonno e attività fisica, eccetera, anche sono comprato una bilancia smart, che è quella esattamente che usa lui, che ti dà anche la cardiovascular age, quindi l'età cardiovascolare, ti dà tutto il tuo indice di massa corporea, massa grassa, BMI, massa magra, eccetera, eccetera, proprio per migliorare ogni giorno e capire se stai proseguendo nel modo migliore. E diciamo che nel tempo, da quando ho iniziato, sono migliorato, non tanto di peso, perché alla fine sono sceso di 1-2 kg, però è migliorata la proporzione tra mia massa magra e massa grassa, quindi ottimo. Poi anche guardandomi allo specchio semplicemente o come mi sento, ho anche misurato così, e poi anche utilizzando altre cose come Lumen, che aiuta per capire il tuo metabolismo come è messo, e facendo anche journaling ogni giorno. Quindi ogni giorno ho iniziato, già lo facevo, esercizi di gratitudine, la mattina mi alzo, faccio un diario, e ho iniziato ad aggiungere anche, ho imparato quanto è importante celebrare ogni giorno, trovare un modo per ogni giorno celebrare i piccoli successi in modo che crei un flow per creare più successi, invece che vedere sempre il negativo. E quindi sul journal, su un'app di journaling sull'iPhone, oltre a gratitudine, diario, eccetera, ho iniziato a fare anche, oggi per cosa festeggio, celebrating, festeggio
e mi trovo qualcosa da festeggiare. E in più c'è anche il mood, quindi ti segna il mood, eccetera. Invece ogni mese faccio un journaling un po' più complesso in cui faccio le paure, miglioro i miei traumi, i miei limiti, e mi scrivo insomma varie cose. Comunque tutto un lavoro di introspezione che continuo a fare, corsi, imparare, leggo libri, continuo comunque tutta la mia classica routine. Un'altra cosa che ho iniziato a fare è meno distrazioni. Quindi, come vi ho parlato in un altro video, il FAP, il NoFap, è una via di mezzo, quindi trovare un equilibrio della cosa, meno telefono, quindi un'app che mi sono scaricato che ti impedisce di utilizzare i social media in modo compulsivo. Appena ci entri ti blocca un attimo, ti fa fare un respiro e ti dice: sei sicuro che vuoi entrare sui social? Non ci sei entrato solo in modo compulsivo? Quindi quei 5-10 secondi ti danno modo di a volte dire no, in effetti non lo voglio usare, e te lo fanno usare di meno, quindi meno dopamina così istantanea. E poi mi sono fatto nuovi obiettivi, nuovi piani, nuove routine, alzandomi presto la mattina sto trovando più tempo per la creatività, per il pomeriggio, per fare video in un certo modo, sto provando nuove cose. Tante cose anche di queste routine le ho prese dalla Ayurveda. E poi le ultime due cose, uno è l'HRV, come vi ho detto, migliorare l'HRV. Per migliorarlo non solo con il respiro, ma anche, come vi ho detto, con il sonno, eccetera. Diciamo che l'HRV migliora, è sintomo proprio di benessere in generale nel tuo corpo, migliora il tempo, è lo spazio, quel gap di tempo tra un battito e l'altro, praticamente in millisecondi. Più è grande, più significa che, diciamo, il tuo corpo è efficiente, ecco. Quindi con l'allenamento, la dieta giusta, eccetera, migliora. Ma una cosa che va anche a migliorarlo è lo yoga, quindi io sto continuando con lo yoga, con la meditazione, con i miei kriya ogni giorno, e anche con dei dispositivi che lui consiglia e che utilizza per la stimolazione del nervo vago, come pulsetto. Lo metto qua la sera, o comunque PEMF, sistemi a pulsazione, insomma varie cose che utilizzo, delle onde, frequenze, eccetera, per stimolare il nervo vago, che è quel nervo che collega un po' il cervello agli organi, per farvela in breve, e vi fa andare il corpo invece che in sistema, nel vostro sistema simpatico, che è quello di fight or flight, quindi essere pronto a scappare o a combattere, quindi in ansia, vi fa rientrare nel sistema parasimpatico, quello che invece vi fa riposare e crescere, che è quello in cui si dovrebbe stare nella maggior parte del tempo, solo che noi invece stiamo tanto nell'altra zona, sempre senza mai riuscire a riposare del tutto. E diciamo che tutte queste cose aiutano, stimolare il nervo vago aiuta, e quindi tutto ne beneficia. E ho fatto anche un video riguardo a questa cosa, che in realtà anche a livello interiore, a livello spirituale, essere nel tuo stato nel tuo stato migliore è un po' la base necessaria, quindi imparare a essere in questo stato parasimpatico è un po' la base per poi creare cose piacevoli. Se non stai bene è difficile che crei bene. Quindi parti da un senso di abbondanza, di felicità, di gioia, di creatività, e quindi riesci a crearne ancora, o comunque a fare di meglio, a avere le performance migliori. E poi la postura. Ho iniziato, ovviamente continuo sempre col mewing, la postura corretta della lingua, ho migliorato la postura, ho aumentato gli esercizi posturali. Immagina un filo che ti tira da qui, meno tempo seduto, quindi mi alzo di più, mi muovo durante il giorno, anche l'Apple Watch aiuta con questo che te lo ricorda, meno tempo al telefono così buttato in avanti col collo in avanti. Poi degli esercizi che proprio bisogna evitare che ti rovinino la postura ancora di più. Quindi comunque mi sono guardato tanti suoi video, e ho visto anche video in cui spiegava la questione della postura con gente apposta, e ho seguito quei consigli. Altre cose che faccio oltre a questo: mi sono insegnato yoga, meditazione, quindi kriya, i 5 riti tibetani, ho iniziato ad aggiungerli in realtà da poco, e le respirazioni, ma farò un video a riguardo. Journaling and therapy, quindi come vi ho detto in un altro video sto provando anche la parte psicologica, esercizi di gratitudine, giochi e self-care, quindi tempo anche per me stesso, esercizi di postura, Wim Hof e docce fredde. Anche la doccia calda la sera l'ho aggiunta per dormire meglio, ma lui non parla di docce fredde, non le fa, ma io le ho aggiunte perché mi piacciono, le faccio e migliorano, hanno tanti benefici. Esercizi di respirazione, io faccio anche esercizi vocali una volta a settimana, e esercizi di ballo per muovere e sciogliere un po' il corpo. Sto imparando il giapponese, quindi una nuova lingua, faccio corsi ogni giorno, leggo libri, sto imparando anche a suonare la chitarra pian piano ogni giorno. PEMF, come dicevo, ho diminuito per la mia salute delle orecchie il rumore della musica, quanto tempo uso le cuffiette, e anche l'audio, diciamo che cerco di starci attento a quanto è alto, anche l'Apple Watch ti aiuta sempre in questo. E durante la mattina prendere un po' più di sole, quindi nonostante io abbia l'SPF, metto comunque la protezione solare, sto attento anche ai capelli ci metto anche una protezione UV, eccetera eccetera, quindi sto attento, leggo meno i capelli, meno stress eccetera, però comunque
la luce solare la mattina per avere una bella dose di orologio biologico giusta, aiuta molto anche per il mood e tante cose, come la passeggiata la sera prima di dormire. Ecco, una cosa che invece ho smesso di prendere, che ho preso per le prime 2 settimane ma poi ho smesso, è la melatonina. La prendo la sera e ho notato che mi faceva fare sogni strani e in realtà non mi ha migliorato così tanto il sonno e quindi ho smesso di prenderla. Non è secondo me una cosa iperconsigliata a lungo termine. Mi è migliorato, diciamo che il sonno va un po' in normal sleep, quindi lo sleep generale, deep sleep e REM, e fasi in cui ti alzi, e mi è migliorato un po' tutto in generale. Il mio deep sleep era pessimo e adesso è migliorato abbastanza, faccio tanto tempo in fase REM e diciamo che sto comunque cercando di migliorare ogni giorno, faccio ancora fatica a essere regolare, però diciamo che tutta questa routine mi ha aiutato proprio a essere un po' più attento alle cose. Diciamo che quello che ho preso un po' di più è essere attento alle cose, fare quelle piccole modifiche che mi aiutano a vivere meglio, a essere motivato per vivere meglio, con più longevità, e anche il tracking, quindi essere più attento anche a livello proprio biometrico alle cose che faccio, stare più attento e prevenire, in modo tale che in futuro non si sa mai, magari veramente io non punto a vivere per sempre, però sicuramente magari con la tecnologia e la medicina che continuano a migliorare, chissà dove vivremo, e se devo vivere a lungo, tanto vale cercare di vivere al meglio. Però a differenza di Brian Johnson, non per forza rinunciando ai piaceri, tra virgolette, della vita di tutti i giorni, al mangiarmi una pizza, eccetera, comunque a modo mio. E spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente tutti questi non sono consigli di salute, dovete consultare sempre un esperto. Io ho consultato i miei vari esperti attorno a me, personal trainer eccetera, anche con l'allenamento mi sono fatto la scheda del personal trainer e tutto, però vi consiglio comunque, magari come ho fatto io, di fare le vostre ricerche, prendete qualche consiglio e aggiungetelo alla vostra routine piano piano, senza esagerare. Con gli integratori adesso inizierò con questi, vi farò sapere com'è, che è una versione più semplificata, che dura di più e costa meno, anche se non c'è tutto. Con i suoi integratori mi sono trovato bene. Unica cosa, mi davano un po' di reflusso leggermente acido quando li prendevo un po' fuori dai pasti, però anche lui consiglia di prendere quei pasti. Però per il resto diciamo che in realtà mi è piaciuto molto, l'idratazione mi sta cambiando molto, la bilancia, e diciamo che la cosa che mi ha cambiato di più è proprio il tracking. Però per il resto erano piccole cose che ho inserito e adesso sto iniziando a lavorare sempre di più anche a livello mentale, ma di questo ne parlerò in un altro video. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualsiasi domanda scrivetela nei commenti oppure nei DM di Instagram, marcodela97, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!